Quasi tutti i marchi di biciclette ormai offrono una vasta gamma di modelli. Risulta quindi difficile riuscire a trovare il modello più adatto alle proprie esigenze e spesso questo porta a commettere gravi e costosi errori di valutazione. In questo video condivideremo 10 consigli utili per valutare l'acquisto di una e-mountain bike e individuare la scelta più adatta alle vostre esigenze. Le bici elettriche non vanno da sole e non hanno un acceleratore. Sono dotate di un motore integrato che assiste il ciclista durante la pedalata, quindi il motore fornisce supporto solo quando si pedala. Se non si pedala, la bici non va, quindi si deve fare una certa fatica. I sensori integrati misurano la pressione sul pedale, la cadenza della pedalata e la velocità. Più spingete sul pedale, più la bici è veloce. In base a questi parametri e alla modalità di assistenza scelta, che può essere bassa, media o alta, il motore si attiva ma smette di fornire supporto oltre i 25 km/h. Oltre a questa velocità dovete usare la forza delle vostre gambe, perché il motore non vi aiuterà più. Quindi se pensate di uscire in compagnia con gente che ha una bici da corsa, sappiate che in pianura molto probabilmente non sarete in grado di tenere il loro passo. Le e-mountain bike sono equipaggiate con motori da 250 watt, quindi non richiedono assicurazione, patente o casco, anche se consigliato sempre, e non c'è un'età minima. Le bici elettriche da città o da strada denominata S-Pedelec, dove S sta per Speed, possono avere una potenza di 500 watt, raggiungendo i 45 km/h. In Italia sono considerate ciclomotori, quindi richiedono un casco obbligatorio, patentino o patente AM, omologazione, assicurazione e immatricolazione. Le e-mountain bike sono classificate in 3 categorie: leggere, all-rounder e power. Le e-mountain bike leggere sono più recenti e stanno guadagnando popolarità. Pesano fino a 10 kg in meno rispetto alle all-rounder, offrendo una guida più simile alla mountain bike tradizionale. Quindi risultano agili e divertenti sui trail. Tuttavia presentano limitazioni come una potenza motore inferiore che va dai 35 ai 65 Nm, richiedendo più tempo ed energia per affrontare salite e rischiando di esaurire la batteria rapidamente con i livelli di assistenza più alti. Le e-mountain bike all-rounder offrono una potenza adatta a utilizzi vari. Pesano intorno ai 25 kg, ma alcuni modelli costosi arrivano a 22 kg circa. Con motori che vanno da 80 a 90 Nm di coppia, sono in grado di affrontare salite estreme e permettono percorrenze più lunghe. Ed infine le e-mountain bike power sono apprezzate da coloro che usano la bici per arrivare il prima possibile in cima per poi divertirsi in discesa. I motori erogano una potenza che va oltre i 90 Nm. Non serve assolutamente a nulla avere un motore più potente se il vostro obiettivo è quello di girare in modalità eco, vale a dire la modalità che richiede più sforzo fisico e che consuma meno energia della batteria. Alcune statistiche indicano che su 11.000 e-bikers presi in considerazione, solo il 5% utilizza prevalentemente la modalità di supporto più potente del motore, mentre invece il 53% trascorre la maggior parte del tempo in modalità eco. Questo risultato fa ben capire che per la maggior parte delle persone un motore meno potente, più leggero e con batteria più piccola sarebbe la scelta più giusta su cui indirizzarsi, evitando di trasportare pesi inutili dovuti a batterie più capienti e motori più performanti. Sempre in base alle statistiche, sembrerebbe che l'agilità e la manovrabilità delle e-mountain bike sui trail sono i criteri più richiesti e desiderati per la valutazione dell'acquisto di una nuova e-mountain bike. Tuttavia, se quello che vi piace fare di più è fare quante più discese possibili in un breve lasso di tempo, i sistemi più leggeri e meno potenti vi faranno sicuramente perdere più tempo e lavorare molto di più di quanto non fareste utilizzando un motore all-round. I motori all-rounder, se abbinati a una soluzione di batteria appropriata, possono offrire grande maneggevolezza e tanto divertimento. Questi motori non si limitano a farvi divertire sui trail aggressivi, ma si comportano altrettanto bene anche per lunghe percorrenze. Se volete saperne di più sulle caratteristiche dei vari motori, in descrizione troverete un video dove comparo 18 motori light, all-rounder e power. Ignorare l'autonomia della batteria può portare a frustrazioni quando si effettuano lunghe percorrenze senza la giusta carica.
Per sfruttare al meglio la e-mountain bike ed avere una buona maneggevolezza, la batteria dovrebbe essere più piccola possibile e grande quanto basta. Le domande che ci si deve porre sono: 1. Dove e per quanto tempo si vuole girare con le e-mountain bike? 2. I percorsi che fate sono provvisti di punti di ricarica? 3. Quale sistema di batteria si preferisce? La paura di molti e-mountain biker è quella di scaricare la batteria nel bel mezzo del giro. Per questo motivo la maggior parte ricorre a batterie più grandi o sistema a doppia batteria di cui non si ha l'effettiva necessità. Sempre in base ai sondaggi, sembrerebbe che la lunghezza media dei percorsi fatti dai mountain biker varia tra i 30 e i 50 km. Per lunghezze di questa portata, una batteria standard, se ben dosata, potrebbe farvi chiudere il giro in tranquillità. Se il vostro scopo è quello di utilizzare prevalentemente la e-mountain bike per uscite veloci dopo il lavoro, una batteria da 500 Wh vi permetterebbe di girare per una buona ora in modo intenso. Se invece lo scopo è quello di fare giri più lunghi, puntate una batteria uguale o superiore ai 125 Wh. I sistemi di batterie modulari sono necessari solo per viaggi molto lunghi o avventure di più giorni con poche o senza stazioni di ricarica nel mezzo. Sappiate anche che l'autonomia della batteria dipende da molteplici fattori. La temperatura ambientale, le batterie infatti soffrono molto le basse temperature, riducendo la resa. Il peso del ciclista, maggior peso significa una maggiore massa da muovere, il che si traduce in maggior dispendio di energia. La resistenza all'aria, una giornata ventosa genera più resistenza. La pressione delle gomme, una pressione bassa crea più attrito e richiede più energie per il movimento. Ci sono gomme che favoriscono miglior rotolamento rispetto ad altre che invece offrono maggiore grip a discapito del rotolamento. La tipologia del terreno, terreni accidentati con rocce, pietre e radici faranno rendere meno la batteria rispetto a strade asfaltate o strade bianche. Il dislivello, strade con un'elevata percentuale di pendenza, consumerà la batteria molto velocemente rispetto a strade con dolci pendenze o pianeggianti. La cadenza della pedalata e la spinta su pedale. Le bici a pedalata assistita misurano la coppia o la cadenza del ciclista e rispondono aumentando la potenza erogata. Detto questo, dichiarare con esattezza quanto può durare la batteria è difficile. Diciamo che se utilizzate la massima assistenza, avete una corporatura robusta e percorrete una strada di sola salita, una batteria con capacità intorno ai 500 Wh potrebbe esaurirsi dopo 10 km circa. Se utilizzate un'assistenza motore eco, con strada per lo più in piano, si potrebbe arrivare anche a 100 km. La resistenza alla pedalata nelle e-mountain bike si riferisce alla forza che si deve esercitare per pedalare quando l'assistenza del motore elettrico non è attiva o quando si supera la velocità massima assistita, che di solito è di 25 km/h. Le mountain bike sono progettate per assistere alla pedalata, non per sostituirla completamente. Questo significa che il motore elettrico entra in funzione solo quando si pedala e si disattiva quando si smette di pedalare o quando si supera la velocità massima assistita. La quantità di resistenza alla pedalata che si sentirà dipenderà dal tipo di motore e dalla configurazione della e-mountain bike. Alcuni motori, come quelli di Bosch, Brose, Shimano e Yamaha, offrono poca o nessuna resistenza alla pedalata quando il motore è spento. In generale, una e-mountain bike con meno resistenza alla pedalata vi permetterà di pedalare più facilmente senza assistenza, il che può essere utile se si vuole fare un po' di esercizio o se la batteria si esaurisce. Ricordatevi sempre di controllare le specifiche della e-mountain bike e di fare un test ride per capire come si comporta in diverse condizioni, specialmente a motore spento. Non esiste una bici perfetta per tutti, ma tutti dovrebbero essere in grado di trovare una bici perfetta per loro. Principalmente ci sono 4 casi d'uso. Il primo caso d'uso è quello di escursioni in campagna, su strade ben tenute e dove il comfort di guida è fondamentale. Una posizione di guida retta e delle buone sospensioni assicurano la prevenzione di dolori alla schiena durante i lunghi tragitti. Per gite di un'intera giornata dovreste considerare opzioni con bici che offrono capacità di batterie di almeno 750 Wh, con possibilità di sistemi a doppia batteria. Il secondo caso d'uso è quello di andare su e giù per il single track, sfidare voi stessi su sentieri tecnici o sognate di attraversare le Alpi in bicicletta. In questo caso avreste bisogno di una bici con sospensioni capaci e un'escursione di almeno 140 mm, così come una geometria bilanciata, una componentistica affidabile e opzioni con doppia batteria.
Se avete una buona condizione atletica, amate la leggerezza e maneggevolezza, potreste considerare anche dei modelli in mountain bike light, che però hanno potenza del motore e capacità della batteria inferiore rispetto alle all-rounder. Il terzo caso è quello di coloro che vogliono esplorare i propri limiti sui terreni più accidentati, ripidi e tecnici. In questo caso si avrà bisogno di una bici all'altezza del compito, con geometrie estreme e sospensioni a lunga escursione. Sono le cosiddette bici da enduro, dei veri e propri mostri in discesa grazie a telai robusti, generose sospensioni e freni molto potenti. Ed alla fine il quarto caso, che è quello della e-mountain bike usata per spostamenti quotidiani, sia in città che in campagna, in sostituzione all'auto. In questo caso avreste bisogno di una e-mountain bike che richiede poca manutenzione, dotata di portapacchi, parafanghi e luci. Di solito una hardtail, vale a dire senza ammortizzatore centrale, è sufficiente, ma un modello full suspension offrirà più comfort, sicurezza e divertimento di guida. Le e-mountain bike SUV stanno diventando sempre più di tendenza, non solo come sostituti dell'auto, ma anche come un nuovo tipo di status symbol. Un e-mountain bike pesante può influenzare significativamente l'esperienza di guida, specialmente sui terreni tecnici. Un buon telaio in carbonio può far risparmiare 500-600 grammi di peso, ma a parer mio il risparmio di peso sulle e-mountain bike potrebbe avere senso solo se foste orientate sulle e-mountain bike leggere. La scelta del materiale del telaio è principalmente una questione di budget. In media le e-mountain bike in carbonio costano circa 1.000 euro in più rispetto ai modelli in alluminio. I vantaggi che un telaio in carbonio offre in termini di prestazioni di guida è percettibile solo se viene portato al suo limite. Un telaio in carbonio può assorbire meglio le vibrazioni, rendendo la guida più confortevole, pur mantenendo la rigidità necessaria per una pedalata efficiente. In definitiva, la decisione di acquistare una e-mountain bike in carbonio è puramente emotiva. Le e-mountain bike leggere pesano più o meno dai 16 ai 19 kg, ma richiedono più condizione atletica e hanno batterie più limitate. Le e-mountain bike all-rounder pesano intorno ai 25 kg e solo pochi modelli, per lo più i super costosi, raggiungono un peso di circa 22 kg. Ispezioni regolari, riparazioni e costi dei materiali di consumo possono facilmente raggiungere fino a 500 euro in una stagione. La durata dei componenti dipende dall'uso individuale e dallo stile di guida. Usare una e-mountain bike principalmente per pendolarismo anziché su sterrato o fango è diverso, così come pedalare prevalentemente in modalità eco o sempre in modalità turbo boost, oppure se fate molte salite o pedalate prevalentemente in pianura. Le cambiate sotto carico sottopongono naturalmente la catena e la trasmissione a uno stress maggiore rispetto a uno stile di guida più delicato. Una corretta manutenzione della catena allunga anche la vita della trasmissione e consente di risparmiare denaro. Potrebbe essere necessario sostituire la catena dopo soli 1000 km, anche se uno stile di guida più attento e una corretta cura della trasmissione possono prolungare la durata della catena fino a 3000 km. Naturalmente lo stesso vale per i freni, i pneumatici e le sospensioni. Partendo dal presupposto che 1. In media percorreste 2500 km all'anno su trail tecnici sia in salita che in discesa. 2. Tutte le riparazioni vengano fatte da voi. E 3. Che possediate già tutti gli strumenti necessari, il costo annuo potrebbe essere di 400-500 euro. L'impatto maggiore del costo è dato dalla revisione delle sospensioni. Fox consiglia di fare revisionare le sospensioni una volta all'anno o dopo 125 ore di utilizzo. Una revisione della forcella e ammortizzatore sul listino Fox costa circa 300 euro. Se invece usate la bici su strade bianche o in modo più prudente, potrebbe bastare una spesa di 100-150 euro per lo stesso chilometraggio. Questo chiaramente esclude i costi di manutenzione della forcella e dell'ammortizzatore. Questo calcolo non vuole essere un deterrente, ma illustra l'importanza di non sottovalutare i costi di gestione di una e-mountain bike. Sempre più marchi consegnano le loro e-mountain bike direttamente a casa vostra, utilizzando un modello di vendita diretta. Eliminando l'intermediario, le biciclette sono generalmente più economiche, però l'assemblaggio e la configurazione dovranno essere fatti da voi. E credetemi, non è una cosa da poco, anche perché una errata configurazione della forcella e sospensione potrebbe rendere il mezzo non sicuro e mettervi in situazioni di pericolo.
Senza parlare poi di una errata posizione in sella che potrebbe causare dolori alla cervicale, schiena e ginocchia. Se insorgono problemi è importante avere un amico esperto o un rivenditore di bici con cui parlare ed avere dei chiarimenti. Alcuni produttori collaborano con dei partner di assistenza regionali per fornire aiuto, quindi vale la pena informarsi in anticipo. Se non siete sicuri, è meglio acquistare da un rivenditore qualificato. La taglia e le geometrie adeguate sono cruciali per massimizzare il comfort e le prestazioni. La bici, così come i vestiti, hanno delle taglie S, M, L ed XL. L'argomento della scelta della taglia non è dei più semplici, soprattutto se le vostre misure stanno a cavallo di 2 taglie. L'argomento, come detto, è complesso, quindi vi invito a guardare il video che ho fatto qualche tempo fa, il cui link troverete in descrizione. Questi erano i miei 10 punti. Nel caso pensiate che qualche altro punto dovrebbe essere aggiunto a questa lista, sentitevi liberi di aggiungerlo nei commenti qui sotto, in modo da aiutare l'intera comunità MTBtiana al giusto acquisto. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!